Immagina di trovarti nel mezzo dell'Oceano Pacifico. È notte fonda. Il cielo è coperto da uno strato di nubi così denso che non vedi né la luna né le stelle. Tutto intorno a te è nero. Non c'è sopra, non c'è sotto. Solo il rumore dell'acqua contro lo scafo. Per millenni, questa è stata la definizione di terrore puro per l'essere umano. Uscire dalla vista della costa significava morire. Significava perdersi nel nulla. Eppure, in questo preciso istante, mentre galleggi nel buio, c'è una forza invisibile che attraversa il tuo corpo, attraversa il legno della nave e si estende per migliaia di chilometri oltre l'orizzonte. Una forza silenziosa, antica quanto il pianeta stesso, che aspettava solo di essere ascoltata. Tutto è iniziato con una pietra. Non una pietra preziosa, ma una roccia nera, brutta, pesante. La magnetite. Gli antichi greci la chiamavano la pietra di Magnesia. Aveva una proprietà che all'epoca sembrava stregoneria pura. Se avvicinavi un pezzo di ferro, questo saltava. Si muoveva da solo, come se fosse vivo, per attaccarsi alla pietra. Aristotele pensava che la pietra avesse un'anima, ma non era anima. Era fisica quantistica, migliaia di anni prima che ne capissimo il nome. Era l'universo che ci mostrava per la prima volta una delle sue forze fondamentali. Mentre in Occidente ci chiedevamo se fosse magia, in Cina, durante la dinastia Han, qualcuno fece un'osservazione geniale. Presero questa pietra magnetica e la scolpirono. Non fecero un ago, no. Fecero un cucchiaio, un mestolo, con la base arrotondata e il manico lungo. Lo posarono su una tavola di bronzo lucidata a specchio, liscia come il ghiaccio. E il cucchiaio girò. Girò da solo. Lentamente, inesorabilmente, il manico si fermò puntando sempre, e dico sempre, verso il sud. Non era ancora una bussola per navigare. Era uno strumento per il Feng Shui, per orientare le tombe e i palazzi. Ma quel cucchiaio rotante aveva appena sbloccato la serratura del mondo intero. Per secoli abbiamo usato la bussola senza capire perché funzionasse. Pensavamo ci fosse una montagna magnetica al polo nord che attirava tutti gli aghi del mondo. Una visione poetica, ma sbagliata. La verità è molto più grande e spaventosa. Nel 1600, William Gilbert, il medico della regina Elisabetta, capì l'impensabile. La Terra stessa è un magnete. Un gigantesco, colossale magnete sferico che galleggia nello spazio. Il tuo ago non sta guardando una montagna, sta parlando direttamente con il pianeta. Ma come fa una palla di roccia a essere magnetica? Se prendi un magnete e lo scaldi, perde il suo potere. E l'interno della Terra è caldo come la superficie del Sole. Quindi, teoricamente, non dovrebbe funzionare. La risposta si trova a 3000 km sotto le tue scarpe. Lì sotto non c'è roccia solida, c'è un oceano di ferro fuso. Immagina un mare di metallo liquido, vasto come Marte, che ruota vorticosamente a 10-40 km all'anno. È un inferno di metallo che bolle. Questo movimento non è casuale. La rotazione della Terra attorciglia questo ferro liquido in spirali ordinate, come un tornado. E quando hai metallo conduttore che si muove in spirali, crei elettricità. Miliardi di ampere di corrente elettrica che scorrono nel cuore del pianeta. E dove c'è elettricità, c'è magnetismo. La Terra è una dinamo. È un generatore elettrico grande quanto un pianeta che non si è mai spento in 4 miliardi di anni. La tua bussola non sta indicando il nord. Sta sentendo l'eco di questa tempesta elettrica sotterranea. Senza questa dinamo infernale, tu non saresti qui. E non perché ti saresti perso in mare, ma perché saresti stato cotto. Il Sole non è un amico gentile. È un reattore a fusione che spara costantemente radiazioni letali e vento solare verso di noi.
un fiume di particelle cariche che viaggia a milioni di chilometri orari. Se colpissero la Terra direttamente, strapperebbero via l'atmosfera in un istante, come il vento strappa il fumo di una sigaretta. Marte ha perso il suo campo magnetico e guarda com'è finito. Un deserto, rosso e morto. Ma c'è un problema, un grosso problema. Il nord non è fisso. Il campo magnetico è instabile perché il ferro liquido nel nucleo è turbolento. Il polo nord magnetico si sta spostando, e non di poco. Negli ultimi anni ha lasciato il Canada e sta correndo verso la Siberia a 50 km all'anno. Immagina di guardare la tua bussola e vederla deviare lentamente, giorno dopo giorno. I nostri aeroporti devono già rinominare le piste, perché i numeri basati sulla bussola non corrispondono più alla realtà geografica. E non è finita. La storia geologica ci racconta qualcosa di ancora più inquietante. Ogni 200 o 300.000 anni il campo magnetico collassa e si inverte. Il nord diventa sud e il sud diventa nord. È successo centinaia di volte. L'ultima volta è stata quasi 800.000 anni fa. Siamo in ritardo, molto in ritardo. Durante un'inversione lo scudo si indebolisce. Si creano buchi. Poli multipli appaiono all'equatore. Sarebbe il caos per la nostra tecnologia, per i satelliti, per la rete elettrica. La bussola impazzirebbe, girando a vuoto senza trovare casa. Ma non siamo gli unici a usare questo campo. Molto prima che i cinesi inventassero il cucchiaio magnetico, l'evoluzione aveva già installato bussole viventi, uccelli migratori, tartarughe marine, persino alcuni batteri. Hanno cristalli di magnetite nel cervello o nel becco. Sentono le linee di forza come tu senti il calore del sole sulla pelle. Una sterna artica vola dal polo nord al polo sud e ritorno, ogni anno, 70.000 chilometri, senza GPS, senza mappe, senza satelliti. Segue solo le autostrade invisibili generate dal nucleo terrestre. La bussola ha fatto qualcosa che nessuna altra invenzione aveva mai fatto prima. Ha trasformato l'oceano da una barriera in una strada. Prima della bussola, il mondo era fatto di isole isolate dalla paura. Dopo la bussola, il mondo è diventato un'unica rete interconnessa. Le spezie, l'oro, le idee, le malattie, le guerre, le persone. Tutto ha iniziato a circolare. La globalizzazione non è nata con internet. È nata il giorno in cui un marinaio ha avuto il coraggio di fidarsi di un ago tremolante invece che dei propri occhi. Oggi abbiamo il GPS nel telefono. Ci dice dove siamo, con una precisione di 3 metri. Ma il GPS è fragile. Basta una guerra spaziale, una tempesta solare troppo forte e i satelliti si spengono. E cosa ci rimarrà allora? Ci rimarrà lei, la vecchia, semplice, eterna bussola. Perché finché il cuore di ferro della Terra continuerà a battere, finché quel metallo fuso continuerà a ruotare nell'oscurità a 3.000 chilometri di profondità, avremo sempre una guida. Non importa quanto sia buia la notte, c'è sempre una freccia che ci indica la strada di casa. Siamo creature di superficie, ma la nostra sopravvivenza dipende da mostri di fuoco che vivono sotto di noi. La bussola è il patto silenzioso tra l'uomo e il pianeta. È la prova che anche nel caos più totale esiste sempre una direzione. Esiste sempre un nord. Io sono Renderium. Questo è il campo di forze che ci tiene in vita. Iscriviti per continuare a esplorare l'invisibile insieme a noi. Alla prossima scoperta.